Ragazzi, sono Luca, benvenuti qui sul mio canale. La decisione di creare appunto questo canale, quindi i video che poi piano piano ci saranno, è principalmente per dare un po' omaggio, ecco, a una delle mie più grandi passioni, ovvero quella della scoperta del viaggio verso tutto un po' gli angoli remoti, ecco, del nostro pianeta, mischiato un po' con il mondo del digitale. Infatti questo video, come spero sicuramente anche i prossimi, sono un po', ecco, il mix tra queste due passioni. Quindi nulla, vi lascio al video e ditemi che ne pensate. Da qualunque punto si guardi Rio de Janeiro, una figura maestosa domina silenziosa il panorama, accogliendo chi arriva con un abbraccio. A volte sembra farlo letteralmente, perché da ogni montagna, da ogni spiaggia e persino dall'aereo, una figura domina l'orizzonte. È il Cristo Redentore, con le braccia aperte, 38 metri di altezza e 710 metri sopra il livello del mare. Dal 2007 è una delle nuove 7 meraviglie del mondo e per milioni di persone il cuore spirituale e simbolico del Brasile. Oggi questa statua ha 94 anni, ma la sua storia inizia molto prima. Una storia fatta di sogni, di battaglie politiche, di soluzioni ingegneristiche e pionieristiche, e un popolo intero che contribuì attivamente alla decisione di costruire un simbolo eterno. Tutto comincia molto prima che la statua venisse costruita. 1859. Un prete, padre Pedro Maria Bosch, visita Rio e propone un'idea visionaria: costruire un monumento religioso in cima al Corcovado, allora chiamato Pinnacolo della Tentazione. La principessa Isabella apprezza l'idea, ma non si va oltre. Poi, per decenni, tutto tace. Nel 1891 la nuova Repubblica separa Chiesa e Stato. È un cambiamento epocale. E proprio in questo clima, nel 1912, il cardinale Joachim Arcoverde rilancia l'idea: una grande immagine di Cristo, affinché la Chiesa riaffermasse la propria presenza in un Brasile sempre più laico. Il 1921 segna un momento chiave. Il Brasile celebra i 100 anni di indipendenza. Il progetto riemerge, più ambizioso che mai. Due possibili luoghi, Pan di Zucchero o Corcovado. Il Corcovado vince, è il più alto, il più visibile e il più scenografico. Nel 1922 una petizione di un gruppo di cattolici con oltre 20.000 firme convince il presidente Epitácio Pessoa, fervente cattolico, a donare ufficialmente la cima del Corcovado. Il 4 aprile viene posata la prima pietra, il sogno diventa realtà. Nel 1923 un concorso ufficiale stabilì chi avrebbe progettato la statua. Vinse l'ingegnere Heitor da Silva Costa. Con lui l'artista Carlos Oswald definì l'idea estetica generale, mentre lo scultore francese Paul Lewandowski realizzò testa e mani. Il progetto non era finanziato dallo Stato. A costruire il Cristo furono i brasiliani. La Chiesa lanciò la settimana del monumento, una gigantesca raccolta fondi popolare che durò un decennio. La donazione minima era di circa 200 reais, pochissimo, così da permettere a tutti di partecipare. E il Brasile rispose. Le immagini dell'epoca mostrano studenti che suonano il pianoforte nelle piazze per raccogliere offerte, persone che sfilano con lenzuola bianche nelle vie di Cosme Velio per raccogliere donazioni, monete lanciate dalla finestra e persino boy scout, tra cui un giovanissimo João Velange, futuro presidente della FIFA, che bussano porta per porta chiedendo un contributo. Per anni si alimentò il mito che il Cristo Redentore fosse un dono dalla Francia, che effettivamente partecipò alla realizzazione dei calchi in gesso di testa e mani. Ma la verità è che questa meraviglia ammirata da milioni di persone ogni anno è frutto dell'unità del popolo brasiliano, nata davvero da milioni di piccole donazioni. Il primo progetto prevedeva Cristo con una croce in una mano e un globo nell'altra, ma la Chiesa lo riteneva poco visibile da lontano. La svolta arrivò in modo inaspettato. Nel 1922, dalla chiesa di Botafogo, Silva Costa vide due grandi antenne radio sul Corcovado. Sembravano le braccia di una croce. Quella visione gli suggerì l'idea definitiva. Cristo doveva essere la croce, con le braccia aperte ad abbracciare Rio.
Alcuni artisti, come Morales de los Vis, rivendicarono la paternità della posa, ma ciò che conta è che il contesto, montagna, città, cielo, rese quell'immagine perfetta. Il design definitivo nasce così. Tra il 1924 e il 1927 Silvia Costa si trasferì in Europa per seguire personalmente i lavori. Lavorò fianco a fianco con Paul Landowski e con l'ingegnere Albert Cacot, quest'ultimo con l'arduo compito di calcolare la resistenza della struttura. La statua doveva sopportare venti fino a 200 km/h. Si scelse dunque una griglia interna con 163 punti di riferimento, che guidò gli scultori nella realizzazione finale. Il volto fu progettato leggermente rivolto verso il basso e verso sinistra, per essere visibile dalla città e per conferire alla statua la gentilezza di chi protegge e benedice. Inizialmente la statua doveva essere in bronzo, ma un evento lontanissimo cambia tutto. Durante la rivoluzione bolscevica, molte statue religiose in metallo furono fuse. Gli ingegneri temettero che qualcosa di simile potesse accadere in futuro. Si scelse quindi il cemento armato, rivestito in pietra ollare, una roccia resistente al tempo e alla pioggia tropicale. Resiste bem à umidade. Claro. É pedra de montanha. Precisamos elevar as vigas antes da chuva. La costruzione fu una sfida logistica impressionante. Tutto, dai sacchi di cemento ai blocchi di pietra, veniva trasportato sulla ferrovia del Corcovado, costruita nel 1884, quasi 70 anni prima della statua. Come già evidenziato, contrariamente a una leggenda molto diffusa, il Cristo non fu costruito in Francia. A Parigi vennero realizzati soltanto i calchi della testa e delle mani, insieme al modello di 4 metri scolpito da Landowski, che fu tagliato in sezioni e utilizzato come riferimento per scolpire il monumento in scala reale. Questi elementi furono poi spediti via mare in Brasile. Il monumento fu completato nel 1931. L'inaugurazione era prevista per il 12 ottobre, giorno della Madonna de Aparecida, ma la rivoluzione del 1930 causò ritardi. Quando finalmente arrivò il giorno, una tempesta colpì il Rio. L'accensione delle luci era affidata a Guglielmo Marconi, che da Roma, simbolicamente, avrebbe dovuto inviare un segnale radio. Il segnale però si perse nella tempesta. Le luci vennero quindi accese manualmente. All'evento parteciparono Getúlio Vargas e il cardinale Dom Sebastião Leme, che sottolineò il valore religioso e nazionale dell'opera. Il Cristo Redentore non è più solo una statua, è un simbolo del Brasile. A nação esperava um símbolo, mas a história exigia paciência. Da quel giorno inizia una lunga storia di cura e conservazione. Nel 1932 fu implementata un'illuminazione permanente. Nel 1942 fu costruita la strada asfaltata che raggiunge la cima. Nel 1973 l'area diventò patrimonio nazionale. Negli anni 80 e 90 vennero effettuati nuovi restauri, alcuni in occasione della visita papale. Dal 2005 anche la statua è patrimonio nazionale. Nel 2007 il Cristo Redentore viene eletto una delle nuove 7 meraviglie del mondo. Da simbolo religioso diventa simbolo universale, di pace, di accoglienza, di protezione e di identità culturale brasiliana. Ogni anno milioni di persone salgono sul Monte Corcovado e ognuno, credente o no, percepisce lo stesso abbraccio, quello del Cristo, come riferimento permanente e custode silenzioso della città di Rio. La statua è considerata il primo grande monumento Art Déco del mondo. Si racconta che le mani siano state modellate su quelle della pianista brasiliana Margarita Lopes de Almeida, anche se l'artista non confermò mai questa storia. Tra i lavoratori c'era anche Heitor Levi, un ingegnere ebreo che in seguito si convertì al cristianesimo. Come gesto simbolico lasciò un bicchiere con il nome della sua famiglia nell'incavo del cuore della statua. Durante 5 anni di lavori non fu registrata alcuna morte, un fatto quasi miracoloso, considerando le condizioni estreme. Il Cristo Redentore è più di una statua, è la storia di un'idea nata 160 anni fa, una meraviglia costruita da un popolo intero, in un luogo che domina una delle città più belle del pianeta. Dal 1931
continua a proteggere Rio con le braccia aperte, non solo verso la città, ma verso il Brasile intero. Un simbolo capace di unire spiritualità, storia e ingegneria. Un gigante gentile che veglia sulla città meravigliosa.